Sto mangiando queste noci, ma perché mi sono venute le mani così? No, sono radioattive. Ma no, ma di nuovo? Sì, ci caschi sempre con queste cose qua, con la radioattività, maneggi troppe cose radioattive, Mike. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Parleremo di radioattività, di oggetti radioattivi, di sistemi per la misura della radiazione, di tutte queste cose. Ogni tanto facciamo un video su questi argomenti che a noi piacciono molto. Allora, sì, dimmi, Mike. No, niente, mi guardavo che ma adesso con la luce già... Con la luce non si vede più. Qua abbiamo un po' di cose. Cominci tu, Mike. Comincio io? Cominciamo da queste che sono un mio ricordo di bambino. Queste qui sono fra l'altro pesantissime, sono barre di tungsteno che venivano usate in un'industria per o saldature o cose del genere, che io maneggiavo e mi divertivo ad affilare e a, vedete? Alcune provavo anche a fare delle lame perché sapevo che il tungsteno è un metallo durissimo e quindi volevo fare delle lame ultra affilate per giocare, per tagliare, per fare l'arma più potente del mondo. E ho scoperto solo a distanza di anni che praticamente sono radioattive, contenevano torio per innescare meglio la scarica, e quindi mi sono poi respirato tutte le polveri di questo metallo. E fra l'altro poi parleremo anche dei vari tipi di radiazioni e di quelle che sono più pericolose e meno pericolose. Non è che non ce ne siano diciamo di non pericolose, e quindi vedremo anche quanto pericolo ho avuto quando facevo questi esperimenti, quanto rischio ho passato. Invece questo qua è un amperometro degli anni 40, tipo di guerra, prodotto dalla Panerai. Poi vi racconterò un po' di quelli che producevano i quadranti radiomizzati. Questo qua l'ho smontato un po' di volte, ho perso anche la maggior parte della vernice radioattiva che era sulla lancetta a base di radio. L'ho persa in camera sul mio bancone da lavoro quando avevo 18 anni, 19. Questo 20. È veramente cattivo. Questo qua è veramente cattivo, possiamo vederlo anche con un Geigerino poco sensibile come questo. 500, 600, 700, non ho mai visto arrivare così in alto. Aspetta che mi riavvicino così vediamo anche il grafico. Sì, sale parecchio. 1,32. Con un Geigerino poco sensibile. Scatta già parecchio. Sì. Così ci sono anche delle sveglie radioattive, degli quadranti di orologi. La Panerai faceva anche orologi da polso radioattivi con il quadrante radiomizzato, e col tempo quelli che avevano il vetrino in celluloide, in corrispondenza dei numeri, il vetrino è diventato scurissimo, color marrone. Queste qui erano le classiche sveglie da viaggio che le persone si portavano ad esempio sul treno per svegliarsi poco prima dell'arrivo nella stazione. Quelle persone facevano i viaggi lunghi, così, e quasi tutti quelli che ho visto nei mercatini sono radioattivi. Quindi se ne vedete in giro è facile che lo siano. Di solito hanno la pelle colorata o marrone o rossa o verde, però sono tutte molto simili. Poi, vediamo un attimo, abbiamo un'altra cosa, una capsula dei sistemi di rilevamento fumi antincendio. Contiene americio 241, questo invece contiene radio 226, radio 226. Vediamo un attimo col Geiger, non è l'americio, ma manda pochissime raggi gamma. Infatti il Geiger questo sente solo i raggi gamma e ne manda pochissimi. E infatti hanno abbandonato il radio per usare l'americio, perché il radio, oltre a mandare le particelle alfa che interessano anche qua,
manda un sacco di gamma, questo no. Ora la stessa capsula di americcio andiamo a sottoporla al nostro Radiacode e possiamo vedere cosa succede. Guardate come la luce rossa come vibra rispetto a quando non c'era, anche se le radiazioni gamma sono poche emesse dall'americcio 241, il Radiacode è sensibilissimo e tira fuori un bel incremento. Ora lo allontano di nuovo e lampeggia più adagio. Allora, diceva perché questo emette più particelle alfa che non gamma? Perché le gamma vanno, se ne vanno in giro, le alfa vengono invece bloccate anche da un foglio di carta. Allora, cosa sono le particelle alfa, le particelle beta e i raggi gamma? Della differenza. Allora, i raggi gamma sono quelli che passano anche attraverso il piombo sottile, se molto spesso non ci passano, sono radiazioni elettromagnetiche, sono come la luce, come i raggi X, sono dei raggi X a frequenza molto più alta dei raggi X praticamente, sono dello stessa natura e vengono emesse durante le disintegrazioni degli atomi. Allora, poi ci sono altri due tipi di particelle emesse dagli elementi radioattivi, le alfa, che sono praticamente particelle con la carica positiva. Sono dei nuclei di elio privi di elettroni che vengono sputati fuori dalla superficie dell'elemento radioattivo e queste particelle qua fanno poca strada, fanno una trentina di centimetri al massimo nell'aria, picchiando contro tutti gli atomi dell'aria si rallentano, si fermano. Le beta invece sono particelle cariche negativamente, sono elettroni che vengono sparati fuori, quelle lì fanno anche qualche metro. I gamma possono anche fare centinaia di metri se emesse da un corpo potente, tant'è vero che nell'universo ci sono delle cose che emettono particelle gamma e riusciamo a riceverle qua. Qua abbiamo un campione di uraninite e ossido d'uranio quasi puro, a differenza della pechblenda che è è ossido d'uranio commisto ad altri minerali. Allora, questo qua è piuttosto radioattivo, butta fuori tutti i tipi di particelle e radiazioni gamma. Il Radiacode è sensibile alle radiazioni gamma, le valuta come frequenza, quante ne vengono, come intensità soprattutto, come intensità in kiloelectronvolt, perché ogni elemento nelle sue disintegrazioni produce praticamente una serie di impulsi a varie energie. Allora, io lo allontano così adesso, vediamo un attimo il grafico cosa fa a questa distanza, ma vedete che è sceso. Adesso, alla stessa distanza, interpongo questo lingotto di metallo bianco, che è una lega di zinco, piombo, stagno molto pesante, e vedete c'è stato il decremento e ora un altro decremento, è sceso tantissimo, riesce a fermare gran parte della radiazione gamma emessa dall'ossido di uranio. Se io torno su, sempre a questa distanza, abbiamo che si rialza. Ok. Qui invece abbiamo degli oggetti in vetro all'uranio. Questi sono braccialetti, venivano usati eventualmente anche per fare dei particolari di alcune collane. Qui abbiamo proprio delle perline e anche queste sono sempre perline di vetro all'uranio, infatti vedete che sono forate. Le stiamo illuminando adesso con dei raggi ultravioletti perché appunto l'ossido di uranio nel vetro ha questa emissione verde giallognola bellissima, infatti venivano usati proprio anche per oggetti di gioielleria e bigiotteria, diciamo, proprio perché alla luce del sole, dove ci sono molti ultravioletti, brillano parecchio. Qui invece abbiamo un'applicazione un po' più particolare del vetro all'uranio. Vedete che è praticamente utilizzato come passante vetro-metallo per questo condensatore ad alta frequenza. E perché? Perché queste stanghettine qua, questi elettrodi qua, sono in tungsteno
e il vetro all'uranio è molto più morbido ed elastico, ha un coefficiente di dilatazione termica simile a quella del vetro, quindi praticamente raffreddandosi evita di spaccarsi, riesce proprio a saldarsi direttamente al metallo ed è ottimo per fare queste giunte. Questo tipo di vetro qui è stato scoperto che si usava già dall'antichità, già dal primo secolo d.C. Sono state ritrovate delle tessere di mosaico all'interno di una villa romana. Poi è stato riscoperto più volte nella storia, fino a quando in tempi quasi recenti veniva usato anche nell'Unione Sovietica per fare oggetti addirittura da cucina, da arredo, sì. Venivano fatte bottiglie, venivano fatti gatti, posacenere, qualsiasi cosa. E poi nel periodo della guerra fredda sono cominciati a sparire questi oggetti perché l'uranio veniva poi utilizzato per altri scopi. Dunque, parlando di uranio, possiamo ancora far vedere questo. È un bellissimo, questo che è un valore a livello di campione. E questo è un campione di torbernite, praticamente è un fosfato, no, la torbernite non è fluorescente, ecco, vedi. È un fosfato di uranio e rame, è formato da tante scagliette tipo mica, delicatissime, è veramente un bel campione questo. Invece abbiamo altri elementi, abbiamo ad esempio il torio. Questa qua sono residui di una reticella da lampada a gas degli anni 60 che è formata da ossido di torio e un pochino di ossido di cerio. Questa la voglio misurare. Questa qua la misuriamo. Sì, 70. È salito, sì. Sì. Adesso queste lampade a gas qua con questa reticella facevano una bellissima luce calda, bianca calda, mentre le reticelle attuali, che non hanno più l'ossido di torio, fanno una luce verdastra bruttissima. Non so se avete presente le lampade da campeggio, hanno questa luce verdastra, sono anche meno luminose, mentre con il torio avevamo la luce bianca calda. Poi vogliamo un attimo parlare invece dei quadranti radiumizzati. Allora, i quadranti radiumizzati, come queste sveglie qua, questi orologi, ecco qua, questo qua è appunto fantastico perché è della Panerai, quelli che facevano gli orologi, sono molto radiativi, praticamente contengono radio selezionato insieme, questa vernice qua giallina sulle lancette ad esempio, radio selezionato insieme a solfuro di zinco. Il solfuro di zinco è una sostanza che si trova anche negli attuali orologi, piglia la luce e poi al buio emette luce. Qua non ha bisogno di pigliare la luce, praticamente è sempre acceso anche se si lascia in una cantina buia per 3 anni. L'unico problema è che con il tempo le radiazioni emesse dal radio distruggono il solfuro di zinco e pian piano diventa sempre meno luminoso. È come se avessimo una torcia elettrica dove la pila è sempre carica, mentre la lampadina a un certo punto si brucia, però la pila resta carica, dura molto di più la pila della lampadina, infatti si dimezza la sua azione, la sua intensità, la sua radioattività in 1625 anni per il radio, quindi farebbe luce per tantissimi secoli, ma purtroppo il solfuro di zinco muore. Quando facevano questi strumenti qua, orologi, ci lavoravano delle ragazze di solito che davano il colore sulle lancette, sui numeri, questa vernice speciale, e poi tante volte per affinare il pennello con la bocca tiravano un po' i peli del pennello con un po' di saliva per tenerlo sempre unito e fine, e facevano questo lavoro. Addirittura alcune riuscivano a rubare sul lavoro un pochino di questi sali, di questo miscuglio di sali di radio con solfuro di zinco, e alla sera quando andavano a ballare il sabato sera si truccavano facendosi sulle unghie e sui denti.
poverine, hanno fatto una fine orribile. Se cercate su internet ci sono dei racconti tremendi di cosa gli è venuto, di mali, tumori, distruzione dei denti, delle gengive, gli sono rovinate in pratica. Una storia triste. È un brutto triste. capitolo, Sì, è un brutto capitolo della storia della radiazione. Sì. Poi qui abbiamo un sale iposodico. Il sale normale che utilizziamo in cucina è il cloruro di sodio. E questo sale qui di cloruro di sodio ne contiene solamente il 35%, per il resto è cloruro di potassio, che è un qualcosa che assomiglia lontanamente al cloruro di sodio, però per le persone che hanno problemi di ipertensione o problemi simili fa molto meno male rispetto al cloruro di sodio. Contenendo appunto potassio, all'interno del potassio c'è naturalmente sempre anche del potassio 40, che è un isotopo del potassio che quindi emette una piccola quantità di radiazioni. Non dobbiamo preoccuparci, non dobbiamo averne paura, perché noi stessi conteniamo potassio e emettiamo radiazioni. La cosa assurda è che dormendo a fianco a una persona all'interno della nostra vita riusciamo ad assumere fino al 20-30% in più di radiazioni, proprio perché sono emesse dall'altra persona. Sì. E addirittura ci sono strumenti sensibilissimi che sono fatti apposta per rilevare le radiazioni, che non devono neanche essere toccati con le mani, perché lo stesso sudore, le stesse impronte digitali rilasciano potassio su questi strumenti e ne rovinano la lettura. Abbiamo una foglia triturata di una pianta che molti di voi sicuramente conoscono e utilizzano. Non la nominiamo neanche perché magari ci demonetizzano il video. E nel tabacco c'è praticamente anche lì una sostanza radioattiva, anzi ce ne sono due, perché il tabacco, diciamo, nei suoi peli, nei suoi tricomi, tende ad accumulare il piombo, un isotopo del piombo che è il piombo 210 e anche polonio 210. Poi lo stesso piombo 210 decade e diventa polonio 210. Questo si pensa che sia uno dei problemi che causano appunto tumori ai polmoni, oltre ai catrami, a tutto quello che può esserci nel contorno, proprio perché appunto essendo bruciato viene formato questo fumo radioattivo che contiene questi due isotopi, respirato e va a finire poi nel sistema broncopolmonare. E con questo direi che concludiamo tutte le notizie brutte. Sì. E non ne parliamo più. Faccio vedere ancora questa. Questa è una valvola della Cerberus, ditta svizzera che produceva sistemi antincendio, sistemi di avviso fumi, avviso incendio. Ed è la cosa più cattiva che abbiamo. Guardate anche il grafico come si sta spostando. Guardate che picco che ha tirato su. Questa sì, è veramente... Mi sono allontanato un pochino e se l'ho riavvicinato. Cattivissima. Questa qua è una valvola che funziona dentro a un gas tipo neon e ha un catodo rivestito di radio 226. Tanto ce n'è, molto molto più che in questi strumenti, che serve praticamente a lanciare elettroni, a ionizzare il gas. È un relè a catodo freddo, non c'è il filamento come nelle valvole che si scalda, questa qua funziona a freddo e era prodotta negli anni 60-70 per i sistemi appunto antincendio. Dunque nei sistemi antincendio usavano a quei tempi non l'americio ma il radio anche lì, e quindi emetteva anche raggi gamma di tutto. Sopra la testa avevamo quei grossi apparecchi che sparavano giù raggi gamma, e dato già che lo usavano per gli apparecchi, il sistema di controllo che faceva scattare l'allarme lo mettevano anche in queste valvole che producevano loro stessi. Qui poi abbiamo delle noci brasiliane, che anche questi in tanti conoscono. Hanno questa forma, fra l'altro, proprio perché nascono all'interno di delle specie di gusci di noci di cocco
tutte incastrate l'una con l'altra, quindi hanno questa forma perché sono proprio tutte compresse all'interno. Anche loro sono degli ottimi accumulatori di potassio e quindi contengono anche potassio 40. Le potete mangiare tranquillamente perché ce ne vogliono 12 kg per superare la dose minima di pericolo, ecco, quindi possiamo stare tranquilli anche con le noci. Poi abbiamo un minerale che questo qua dovrebbe essere il Peck Blend, sempre un ossido d'uranio misto ad altre cose, e andiamo a vedere cosa fa. È bello potente anche lui. Sì. Qua contiene tanto uranio, è grossa, un campione grosso. Potrebbe essere confuso con una qualsiasi pietra che abbiamo nel nostro giardino. Sì, sì. Una pietraccia brutta anche. Pure. Brutta cattiva, che rimettiamo subito dentro il nostro barattolo. Ce n'è un'altra, mettiamo anche lei. Ce n'è un'altra, ma è un po' più tranquilla. Sì. Questo è un minerale diverso. Purtroppo ho fatto l'errore di non segnarmi che cosa fossero, però sì, questo qua è leggermente radioattivo. Possiamo anche scoprirlo con lo stesso nostro Radiacode, andando a misurare poi lo spettro di emissione di questi due sassi per vedere. Potrebbe essere che uno contenga torio, l'altro uranio. Può essere, sì. Io me li ero fatti dare da un amico che me l'ha gentilmente regalati per andare a calibrare il primo contatore Geiger che avevo costruito. Qui abbiamo dello ioduro di potassio. Direte, lo state facendo vedere anche questo perché contiene potassio? In realtà no. E lo ioduro di potassio, alcuni ne hanno sicuramente sentito parlare, purtroppo anche questo nei mesi scorsi, è una sostanza che viene utilizzata come farmaco di emergenza per eventi particolari. E praticamente cosa succede? Noi abbiamo un organo che è la tiroide, che è molto avida di iodio, e in caso di conflitti bellici o incidenti nucleari si possono sviluppare grandissime quantità di iodio radioattivo che rischieremo di prendere. Diciamo che se questa cosa è successa, esistono appunto dei farmaci di emergenza a base di ioduro di potassio che, presi nelle dose giuste, in tempi giusti e tutto quanto, riescono a in qualche modo salvarci la vita, perché vanno a saturare questa ghiandola di iodio, evitando che possa assorbirne dall'esterno di contaminato. Ovviamente sono cose che ognuno di noi non può fare da solo. Ci sono dei protocolli di emergenza che permettono di distribuire questi farmaci e non ha assolutamente senso prenderli in modo preventivo, perché fanno malissimo, hanno un sacco di effetti collaterali, problemi intestinali e tutto. Si rischia di morire per averlo preso piuttosto che di salvarsi la vita, quindi evitate di andarvelo a comprare e tenervelo in casa, perché senza una accurata diciamo dose non servirebbe a niente, anzi sarebbe controproducente. Cioè è una cosa che fa male ma salva da un male peggiore, in pratica, in casi estremi si può usare per quel motivo lì. E niente, speriamo che questo oggetto vi sia piaciuto, è molto veramente carino, molto sensibile, pratico, ha anche eventualmente degli accessori per poter essere legato alla caviglia e ha anche una connessione Bluetooth, una batteria che dura un'infinità e può essere usato anche appunto tramite Bluetooth su un'applicazione con il telefono, per cui possiamo tranquillamente andarcene in giro con il nostro Radiacode alla gamba e a cercare l'uranio, come facevano in quel libro che ho visto prima che avevi sotto mano. Questo qua è un libro del 1956 e diciamo praticamente è di Piero Zuffardi, che è un geologo, era un geologo, adesso è morto, mancato da tantissimo tempo, che promuoveva la ricerca dell'uranio in Italia nell'epoca in cui iniziava a essere usato per le centrali nucleari e serviva energia, e quindi
si cercavano le fonti. Anche in America è stato uno sport quasi, sì, è diventato poi. È stato trovato uranio, ad esempio, nel Savonese, Pietro da Ligure, nella località Ponte Scalincio, da cui viene ad esempio questa autunite qua. Non so se spegniamo un attimo le luci possiamo magari vederla meglio. Si vedono tutti quei puntini luminosi, ecco, questa sì, pietra. E poi a Lurisia è stato trovato, addirittura a Lurisia c'era una cava di granito dove hanno trovato minerali di uranio, e le case che erano state costruite nel passato a Lurisia con quelle pietre sono radioattive. Infatti i ricercatori che andavano a Lurisia dovevano evitare certi alberghi antichi, perché portando poi i loro minerali in albergo erano disturbati dalle radiazioni prodotte dai muri. Penso che ancora adesso ci siano questi edifici radioattivi. E poi è stato trovato sul Bric Colmé a San Giacomo di Roburet, e poi in tanti altri posti in Lombardia, Piemonte, l'Arco Alpino. Ci sono moltissimi luoghi dove hanno trovato, ma mai in quantità grandi come ad esempio in Francia, dove ci sono miniere che hanno una produzione elevata, o in Africa e in altri posti. Ed è per questo che a Lurisia anche l'acqua forse era radioattiva? Sì, Lurisia è piena di minerali di uranio, che poi chiaramente decade in radio, il quale decade in radon, anche poi c'è un decadimento che porta al radon, che è un gas che emette pochissimi raggi gamma. Infatti non è possibile rilevarlo con questo strumento, ma emette tantissime particelle alfa, che uno poi respirandolo, è un gas anche pesante, sta negli scantinati, uno respirandolo si riempie di questo gas. Questo gas a sua volta decade in altri elementi che sono solidi, quindi si riempie i polmoni di elementi radioattivissimi solidi. Un minerale di uranio fa un lavoro del genere, contenendo del radio, ma addirittura anche questi, praticamente si sviluppa qua dentro quel gas lì, e poi decade in questi elementi radioattivi. Se questo qua gli mettessimo un tubetto che va in un posto, dopo un tot tempo possiamo levare e misurare in quel punto lì, non vediamo niente, ma si misura una radioattività intensa. Uno dei pericoli del radon infatti era che è un emittente alfa, se non ricordo male. Sì, un emittente alfa. È una cosa che non abbiamo detto, appunto, le particelle alfa sono le più pericolose, ma anche le più innocue. È una cosa molto curiosa. Innocue perché? Perché se abbiamo qui un emittente alfa e ce lo teniamo anche in mano, basta pochi centimetri di pelle, di aria, o anche la stessa pelle, per schermare queste radiazioni. Sì, non penetra. Invece è una cosa molto pericolosa negli organi interni, se vengono respirate delle polveri, se viene mangiato, sì, allora sì, diventa veramente un pericolo, perché essendo particelle con carica positiva, appena incontrano la parte esterna di un atomo, dove ruotano gli elettroni, diciamo, e lo vanno subito a polarizzare, vanno a rubare l'elettrone e quindi a creare spaccano il DNA, fanno dei danni, sì, alle cellule, tutte queste cose qua. Bene, speriamo che vi sia piaciuto questo video. E a questo punto vi ringraziamo per averci seguiti, vi salutiamo. E quindi bella ragazzi. Bella ragazzi. Bella ragazzi. Sì, ce la mangiamo una noce, cosa dici? Ma quasi, dai, ci sì, siamo. Sì. Contiene potassio 40. Ah, è buonissimo, sì. Il suo piacevole gusto. Tanto aggiungiamo, avendo toccato un po' di uranio. Sì, tanto ormai il video è finito qua. Siamo un po' pieni di roba radioattiva.